Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Nuovo appuntamento per questa Tumbler Batmobile, questa nuova collezione della Hachette che sta riscuotendo un discreto successo qui in Italia e anche nel resto d'Europa e che sicuramente ha fatto felici tutti i fans della trilogia di Batman di Christopher Nolan, quello interpretato da Christian Bale. Bene, allora, senza perdere ulteriore tempo, vediamo cosa ci aspetta in queste nuove fasi di montaggio. Provvediamo quindi ad aprire la confezione. Ecco qua. Già intravediamo le famose scatoline con il logo di Batman che tanto amiamo in questa collezione. Bene, allora avremo a che fare con il fascicolo numero 8 e numero 9. Come sapete abbiamo ancora due fascicoli ad invio, ma presto passeremo a qualche pacco più consistente, perché se non ci sono cambiamenti nei piani di Hachette, normalmente dall'11° in pratica fascicolo in poi i pacchi dovrebbero essere almeno da 4. Ok? Allora provvediamo a vedere cosa contengono in questo caso i fascicoli. Cominceremo chiaramente con il numero 8 e poi vedremo anche il numero 9. Allora, fascicolo numero 8, come sempre abbiamo questa splendida immagine della Tumbler in primo piano. Vi ricordo che nella parte retro della copertina troviamo come sempre le indicazioni relative all'editore, alla collezione, i numeri utili da chiamare in caso di problemi, eccetera eccetera. C'è sempre il riferimento al fare la raccolta differenziata, che è una cosa che siamo in dovere di fare, ok, per aiutare il pianeta a non venire sommerso dai rifiuti e quindi di conseguenza a consentirci di poter viverci ancora. E nella prima pagina dedicata veramente al fascicolo troviamo ancora una bellissima immagine della Tumbler davanti all'elicottero della polizia, una foto di scena ripresa appunto sulle strade di Chicago, come ci viene qui indicato, e che sicuramente è molto bella e spettacolare. Qui si parla chiaramente ancora dei veicoli, quindi oltre alla Tumbler tutti quelli diciamo apparsi nelle varie pellicole dedicate al Cavaliere Oscuro. Poi si fa come sempre un recap dei vari fumetti che lo hanno visto protagonista, con delle bellissime immagini di copertina e dell'interno dei fumetti d'epoca. Come sempre una panoramica anche dei vari disegnatori che hanno contribuito al successo e alla fama di Batman, e poi si passa alla fase di montaggio vera e propria. In questo caso ci occuperemo della sospensione anteriore e il freno a disco sinistro, ok? È praticamente la parte speculare di quello che abbiamo montato nelle scorse volte, quindi bene o male sappiamo già come dobbiamo procedere, però chiaramente un occhio di attenzione ci vuole sempre. Sono fasi piuttosto precise da seguire, che non complesse, ma comunque che vanno seguite con una certa attenzione. Come al solito le parti sono all'interno della scatolina, ecco qua. Come vedete molto numerose, ma tutto sommato facili da montare. Bene, adesso passeremo a dare un'occhiata invece al fascicolo 9. Fascicolo 9, anche in questo caso troviamo le stesse indicazioni sul retro della copertina. Si parla poi ancora qui di veicoli, vediamo ancora una bellissima immagine della Tumbler, delle auto della polizia qui sullo sfondo, sempre tratte chiaramente dal dietro le quinte delle riprese. Ancora una volta una occhiata di riguardo sui fumetti che lo riguardano. Riguardando Batman chiaramente riguarderanno anche la Batmobile, anche se all'epoca chiaramente la Tumbler ancora non c'era, però comunque erano presenti le vecchie Batmobili. Allora, in questo fascicolo monteremo il cerchione esterno e quello interno del secondo pneumatico anteriore, almeno quello sembrerebbe qui da questa pagina. Però poi andando a vedere bene, vedete qui ci danno un giunto a crociera, in pratica durante le fasi di montaggio ci faranno montare solo il giunto a crociera, eccolo qua, e di conseguenza
questa fase di montaggio sarà estremamente breve, perché montare il giunto a crociera sarà un'operazione veramente abbastanza veloce. Ok ragazzi, allora bando alle ciance, cominciamo subito con queste nuove fasi di montaggio relative a questi fascicoli. Tutti pronti quindi a montare queste nuove fasi relative al fascicolo 8 e 9, ma prima di farlo un salutone al mio carissimo amico Pietro, il mio veterinario di fiducia, nonché carissimo amico che si occupa di tutti i miei gatti e che, come me e come tutti voi, sta partecipando alla creazione di questo splendido modello della Tumbler. Lui è un grandissimo fan della trilogia di Christopher Nolan, quindi sicuramente il montaggio di questo modello lo renderà felicissimo, come del resto anche a noi. Ok, oltre questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivate la campanella che sarà il vostro bat segnale per ricordarvi quando un nuovo video della Tumbler oppure di altre collezioni verrà pubblicato. Iscrivetevi anche al gruppo Facebook dedicato alla Tumbler Batmobile Hachette. Potete farlo inquadrando il codice QR che vedete adesso in sovraimpressione con la fotocamera del vostro smartphone. Lì troverete sicuramente molti amici che potranno darvi consigli e una mano nel risolvere i problemi che potrebbero verificarsi durante il montaggio di questo modello. Chiaramente io cercherò di aiutarvi con il mio video tutorial, però comunque sia, diciamo, più siamo e più riusciremo magari a trovare soluzione a eventuali dubbi e perplessità che potrebbero anche verificarsi. Fino adesso non ce ne sono state, però insomma potrebbe anche capitare. Oltre a questo vi ricordo di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Ryker Channel, quella che vedete adesso qui, quindi non il mio profilo personale in cui non pubblico cose particolarmente interessanti, ma quello della pagina dove invece potete seguire tutto quello che viene portato sul canale e non ci pubblico infatti anche cose relative ad altri argomenti che mi interessano e che voglio portare alla vostra attenzione. Stessa cosa per i profili Instagram e Twitter del canale. Bene ragazzi, a questo punto vi ho detto tutto, non ci resta che passare alla fase di montaggio di questo nuovo appuntamento della Tumbler Batmobile. Cominciamo con il Bat Tutorial numero 8. Fascicolo numero 8. Allora, la prima cosa da fare, come sempre, e ve lo ricordo perché è un'ottima precauzione da prendere prima di mettersi al lavoro, è verificare che corrispondano diciamo all'elenco fornito dal fascicolo, ovvero questo qua, tutti i pezzi che troverete nella scatolina. Quindi dategli una verificata, controllate che ci siano tutti e poi mettetevi sotto con il montaggio. Allora, la prima cosa da fare è prendere questa parte qui, questo pezzo di telaio, ok, l'8G, e andarlo a collocare insieme al pezzettino 8K, che è questo qua. Allora, come sempre vi volevo far mettere bene in evidenza il fatto che questa parte qui ha uno dei due cilindretti più piccolo rispetto all'altro, vedete, anche se di poco, quindi si nota a malapena, e lo dovrete inserire proprio in questa sequenza qui, ovvero quello più piccolino che deve rivolgersi un pochino verso il basso e quello diciamo più largo che deve rivolgersi più verso l'alto, ovvero in questo modo. Prendiamo la barra, la giriamo così sotto sopra, quindi con la parte scavata verso l'alto, ok? Prendiamo questo pezzo in questo modo e inseriamo dentro il pezzo rispettando appunto quanto vi ho detto prima, ovvero la parte più larga che va più verso l'alto e quella più piccola che va più verso il basso, in questo modo. Una volta fatto prendiamo due viti di tipo AM e li andiamo ad inserire qui per bloccare il tutto. Vi ricordo sempre che è buona norma in questi casi, quando utilizziamo le viti di tipo N, bagnarle nell'olio tecnico, quindi WD-40, Svitol o similari, e procedere ad avvitare in maniera diciamo quindi più lubrificata, onde evitare che la vite possa spezzarsi, visto che è metallo su metallo, ok? Ok, vediamo fino a fine corso ovviamente e poi stop. A questo punto capovolgiamo la parte del telaio in questo modo, ok? Prendiamo l'asticella, la 8H se non ricordo male, l'appoggiamo qui sopra
a questa svasatura creata di proposito per alloggiarla, ok? Chiaramente lo facciamo con la parte, diciamo, ottonata rivolta verso la nostra destra o comunque verso la destra dello schermo. Poi, come vedete, qui ci sono dei fori, ci andremo ad applicare sopra il pezzo 8i, che è questo qua. Come vedete ha nella parte sottostante un perno che andrà applicato nel foro più esterno, chiamiamolo, ok? Mentre la parte forata, questa qui, andrà applicata sul secondo foro, in questo modo. Ovviamente, una volta fatto, bloccheremo il tutto utilizzando di nuovo una vite AM opportunamente lubrificata. Ovviamente deve essere fatto spianare bene, arrivate fino a fine corsa e poi basta. Ecco qua. Ora mettiamo via questa parte momentaneamente e andiamo a recuperare i due dischetti argentati del disco del freno, questo e questo. Come vedete, la parte sotto di questo sul lato destro è fatto in questo modo. Il perno in basso dovrà incastonarsi su questo foro qua, quindi noi giriamo questa parte in questo modo, lo andiamo ad applicare sopra, cercando di far corrispondere i buchi. Chiaramente ci aiuteremo anche guardandolo da sotto e faremo in modo che le due parti si accoppino in questo modo. Vedete, il pernetto è perfettamente inserito. Lateralmente lo vedrete in questo modo. Ora prendiamo due viti ISP e le applicheremo su questi due fori in maniera da rendere l'accoppiaggio permanente. Ovviamente mentre avvitate tenete ben stretti tra loro le due parti con le dita. Non stringete troppo, questo quando arrivate a fine corsa con le viti smettete subito, perché in questo caso operiamo sulla plastica, quindi se forzate potreste rompere la plastica o comunque spanarla e quindi il pezzo non si terrebbe più da solo in maniera ottimale. Ok? Prendiamo la seconda vite e l'applichiamo sull'altro foro, applicando le stesse indicazioni che vi ho dato adesso. Ecco qua. E il disco del freno è montato. Ovviamente c'è un po' d'aria, ragazzi, ma questo è perché l'imperfezione con cui vengono realizzati i pezzi, purtroppo per eliminarla andrebbe un pochino carteggiato forse il pezzo all'interno per abbassare comunque lo spessore, ma questa è una cosa che a mio giudizio è un po' superflua, perché comunque il disco del freno rimarrà praticamente invisibile. Ve lo faccio anche vedere adesso qui sulla parte che abbiamo montato la scorsa volta. Vedete? La parte così esterna non si vedrà praticamente per niente e anche dalla parte interna della ruota si vedrà in maniera molto approssimativa, quindi secondo me, ragazzi, vi potete tranquillamente risparmiare il lavoro. Ora recuperiamo i pezzi 8C e 8B. Questo è 8C e questo è 8B. Questo è in plastica, questo è in metallo. Allora, come vanno accoppiati? Queste chiaramente sono la paratia del disco del freno e questo è, diciamo, il giunto che poi terrà fisicamente collegata poi la ruota, no? Se vogliamo, ok? Cioè più che la ruota, diciamo, il meccanismo di sterzata. Allora, prendiamo la paratia 8C in questo modo, ok? Prendiamo l'8B in quest'altro modo, quindi con la parte qui esterna rivolta con questo perno verso il basso, ok? Giriamo ora l'8C così e lo dobbiamo andare ad incastrare in questo modo, quindi con la parte diciamo concava verso di noi all'interno del pezzo 8B. Attenzione, perché dobbiamo rispettare la forma che sta alla base del perno 8B, ovvero
queste tacche qui, vedete che qui è schiacciato, qui e qui, ok? Quindi quando fate l'inserimento, anche questa parte ha il foro interno con le parti, vedete, schiacciate, quindi dovranno collimare in questo modo, facendo in modo tale che questa parte più aperta sia rivolta di lato, ovvero così. Allora io adesso lo tengo chiaramente da questo perno, lo mettete sopra e fate in modo che le due parti si accoppino in questo modo, ok? Ora andremo a inserire due viti AM opportunamente lubrificate in questi due fori, questo e questo, in maniera da rendere appunto l'accoppiaggio definitivo. Ora facciamo la stessa cosa con l'altra vite. In questo modo, ecco qua. Ovviamente poi asciugate l'olio in eccesso che può essere fuoriuscito fuori. Bene, ora prendiamo disco e chiamiamolo paradisco. Infiliamo il disco all'interno del paradisco in questo modo, quindi con la parte questa più svasata rivolta verso l'alto del paradisco, ok? Ci andiamo a inserire all'interno il disco con la parte bombata sempre rivolta verso l'alto, così. Chiaramente si muoverà al suo interno, ma è perfettamente normale. Poi giriamo il pezzo in questo modo, come vedete rimarrà una parte visibile del disco dalla parte dietro del paradisco. Prendiamo il pezzo 8F, che è questo qui, ok? Applichiamo la parte che ha i due fori sopra la parte del paradisco dove sono presenti i due fori, in questo modo, a chiudere, ok? E poi inseriamo due viti di tipo SP qui nei relativi fori, in maniera che le parti resteranno accoppiate tra loro. Ecco qua, ovviamente se avete difficoltà a centrare i fori basta che muovete questa parte qui argentata e vedrete che la vite calerà dentro, ok? Quindi montaggio molto semplice e possiamo procedere alla prossima fase. Ora recuperiamo di nuovo questa parte del telaio, prendiamo la parte 8A che è questa, come vedete ha un perno a forma quadrata, ok? Lo andremo ad inserire all'interno del foro quadrato che è sul telaio in maniera che queste due parti di forcella siano orientate in verticale quasi, diciamo, perché comunque rimarranno sempre un pochino storte, in questo modo in pratica, ok? Non ha importanza se fate così o se lo mettete proprio al contrario così, perché tanto il pezzo è uguale. La cosa importante è chiaramente che non deve essere messo così, ok? Così no. Invece così sì. Una volta che lo avete inserito, girate tutto il pezzo. Tenendo il tutto fermo in posizione con le vostre dita, inserirete qui una vite di tipo AAM, quindi 2A e M, opportunamente lubrificata, e andrete a serrare le parti. Ecco qua. Il pezzo dovrà essere montato in questo modo, vedete? Ora recuperiate il gruppo del disco freno, recuperiamo ancora una volta il telaio, vedete sul disco freno qui troviamo questi due fori, qua e qua, andranno a incastonarsi con i fori presenti sulla forcella che abbiamo montato, ok? In questo modo. Per farlo chiaramente useremo due viti di tipo GM opportunamente lubrificate. Vi consiglio prima di procedere però di fare la filettatura direttamente qui
sui fori in maniera tale che poi il lavoro sarà più semplice, ok? Quindi lubrificate con l'olio la vite e poi procedete a filettare inserendo la vite nel foro e avvitando lentamente. Fate alcuni giri in avanti e poi alcuni giri indietro per tirare fuori eventuale materiale residuo, ok? Una volta fatto, prendiamo le due parti, le uniamo tra loro e le uniamo con le viti. Non stringiamo completamente, prendiamo l'altra vite e l'applichiamo dall'altra parte. Chiaramente verificate sempre lateralmente che la vite vada ad inserirsi all'interno del foro presente sul gruppo del disco. Ecco qua, ovviamente tenete presente che il gruppo qui del disco deve essere in grado è libero soprattutto di muoversi, ok? Quindi non stringete eccessivamente. Ecco qua, questo chiaramente ancora è libero di muoversi, ma è normale. Verificate che appunto il pezzo sia libero di muoversi, altrimenti quando proverete a sterzare vi farà troppa resistenza e non riuscirete a sterzare bene. Questo deve essere sufficientemente stretto da non far disassemblare i pezzi, ma al tempo stesso sufficientemente lento da permettere il movimento, ok? Quindi fate delle prove, in caso allentate le viti, ok? Ora recuperiamo la parte 8J, ok? La orientiamo in questo modo. Prendiamo il telaglietto che abbiamo già assemblato in precedenza, lo mettiamo rivolto con la parte vuota rivolta verso l'alto, ok? Giriamo anche l'asticella in questa direzione e andremo ad applicare la parte 8J all'interno della forcellina dell'asticella in questo modo, seguendo questo disegno qui, ok? E poi lo bloccheremo in posizione con una vite ABM inserita dalla parte esterna verso l'interno. Ecco qua, tenete chiaramente tutto fermo con le dita. Anche qui ragazzi arrivate fino a fine corsa, ma non stringete eccessivamente perché questa parte deve essere libera di muoversi in questo modo, vedete? È libera di oscillare da entrambe le parti. Come ultima cosa da fare di questa ultima fase di montaggio, alziamo l'asticella con la parte ottonata in questo modo, orientiamo il giunto che abbiamo appena montato, quindi quello 8J in questo modo, e lo andiamo ad inserire all'interno del perno presente sul gruppo del disco freno, ok? In questo modo, vedete? Una volta fatto prendete una vite UM, la lubrificate e andate ad inserirla qui in maniera che il pezzo 8J non potrà più uscire fuori. Ovviamente una volta terminato dovreste essere in grado di far girare le parti semplicemente ruotando l'asticella in questo modo, ok? Bene, per questo fascicolo 8 è tutto, passiamo al BAT Tutorial 9. Allora, per il BAT Tutorial 9 andremo ad inserire semplicemente questo giunto a crociera, eccolo qua, identificato come 9C, all'interno qui della forcella dell'asticella, ok? Lo inseriremo in questo modo. Chiaramente il verso non ha molta importanza perché comunque l'orientamento è identico su tutti e quattro i lati, ok? La cosa importante è far corrispondere bene le uscite dei fori della forcella con quelle del giunto, ok? E inseriremo poi due viti di tipo AP qui all'interno dei fori che collimano con la forcella
per tenere il pezzo in posizione. Anche in questo caso ovviamente prestate attenzione a non stringere troppo, perché il pezzo deve essere in grado di ruotare e muoversi. Quindi iniziamo ad avvitare la vite, non arriviamo a fine corsa questa volta, aspettiamo un pochino, diciamo, prima di arrivare alla fine della corsa, e inseriamo la seconda vite. Questo perché in questo modo saremo in grado di sapere che il pezzo comunque è tirato in maniera simmetrica da tutte e due le parti. Ok, poi potete procedere a stringere ulteriormente fino al punto in cui vedete che comunque il pezzo riesce ancora a muoversi. Quando diventerà duro, in questo caso è già troppo duro, andrà allentato da entrambe le parti fino a ottenere il gioco necessario. Ecco qua, vedete, in questo modo deve essere in grado comunque di muoversi abbastanza agevolmente. Valutate voi quanto stringere ovviamente le viti. Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in maniera da attivare il vostro battesegnale per essere avvisati ogni qualvolta verrà pubblicato un nuovo video relativo a Tumbler Batmobile, oppure ad altri video relativi alle altre collezioni che porto qui sul canale. Vi ricordo altresì di iscrivervi alla pagina Facebook dell'Andrew Ryker Channel, al gruppo Facebook della Tumbler Batmobile Hachette. Potrete farlo inquadrando il codice QR che vedete qui in sovraimpressione, e di iscrivervi e seguire anche i profili Instagram e Twitter del canale. Do un caloroso abbraccio a Pietro, il mio veterinario di fiducia e grande appassionato della Tumbler Batmobile e del Batman di Dark Knight Trilogy, e vi do appuntamento a tutti quanti amici al prossimo video. Ciao a tutti! Ma come sempre ho solo un'ultima cosa da dirvi. A voi interessa questo modello? Ah, la Tumbler? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?